Esiste il detto un'immagine vale più di 1000 parole. Chi l'ha inventato però evidentemente non sapeva che si possono creare immagini anche con le parole. Queste immagini fatte di parole si chiamano metafore. Come si fa a farne una? Lo scopriamo in questo episodio di Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto la figura di Bernard de Fontenelle, un emulo per sua stessa missione del grande oratore latino Marco Tullio Cicerone. Sia Fontenelle che Cicerone prima di lui hanno affrontato e risolto a modo loro il problema del linguaggio, ossia la barriera linguistica che separa la conoscenza scientifica da chi di questa conoscenza ne vuole usufruire. Cicerone dovette tradurre la scienza di allora, la filosofia, da una lingua all'altra e il suo allievo spirituale Fontenelle dovette scendere ancora più a fondo del problema e cambiare non solo la lingua, ma anche il pubblico. L'interlocutrice del suo libro Conversazioni sulla pluralità dei mondi è infatti una marchesa, una donna che non ha mai sentito parlare di scienza. La divulgazione nella sua stessa essenza è proprio questo, aprire la scienza a un pubblico che non è composto da scienziati. Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo detto che nel libro di Fontenelle l'autore espone la teoria di Copernico. Mentre Aristotele diceva che la Terra era stazionaria, Copernico ipotizzava che si muovesse. Al tempo di Fontenelle, stiamo parlando della fine del 1600, questa teoria non era ancora di dominio pubblico, per così dire, e non era neanche del tutto accettata dagli astronomi e non era conosciuta neanche dal grande pubblico. E infatti anche la marchesa chiede delucidazioni. Certamente è alquanto difficile immaginare che si gira attorno al Sole, perché infine non si cambia affatto posto e ogni mattino ci ritroviamo dove ci coricammo la sera. Ma come fa Fontenelle a comunicare la scienza alla sua amica? Lo fa utilizzando uno strumento molto potente, che secondo me è essenziale per ogni discorso di divulgazione, ossia la metafora. Mi sembra di capire dal vostro sorriso quel che state per dirmi, che siccome la terra intera cammina, sicuramente interruppi. È come se vi addormentaste in un battello sul fiume e al vostro svegliarvi vi ritrovaste nello stesso posto, nella stessa situazione riguardo a tutte le parti del battello. La marchesa inizialmente non è convinta dalla teoria di Copernico. D'altronde il fatto che la Terra si muova va contro l'immediata constatazione dei sensi. E non è raro che le teorie scientifiche vadano contro il cosiddetto senso comune. C'è addirittura la convinzione che le scoperte più recenti trattino di fenomeni così lontani dalla nostra quotidianità che siano impossibili da spiegare a parole. Questo io sinceramente non lo so, ma so per certo che la metafora è una figura retorica che può servire proprio ad avvicinare i concetti straordinari agli oggetti comuni e quindi aiutare a spiegarli. Come funziona allora una metafora? In una metafora ci sono due oggetti. Il primo è un elemento che non conosciamo o che vogliamo conoscere meglio. Il secondo è un elemento noto. Quindi per fare una metafora abbiamo bisogno proprio di questi due elementi. Nella metafora di Fontenelle il primo oggetto, quello che vogliamo spiegare, è la Terra. Vogliamo spiegare come sia possibile che la Terra si muova. Iniziamo allora a fare un rapido elenco di tutte le caratteristiche della Terra che ci vengono in mente. La Terra è rotonda, grande, fatta di roccia e così via. Potete continuare da voi, so che siete persone intelligenti.
Ora serve il secondo elemento, quello a cui dobbiamo paragonare il primo. È opportuno che sia un oggetto quotidiano, alla portata di tutti, altrimenti non ha molto senso fare una metafora. Fontenelle propone che sia una barca, e in effetti va bene, perché anche se non abbiamo mai avuto l'occasione di viaggiare su una barca, possiamo facilmente immaginare di farlo. Ancora una volta facciamo un elenco. La barca è lunga, è di legno, si muove. È il momento di costruire la metafora vera e propria. Tra le caratteristiche dell'ultimo oggetto, scegliamone una e applichiamola al primo oggetto. Nel nostro esempio, il fatto che la barca si muove viene applicato alla terra. Potremmo dire che stiamo trasportando questa caratteristica da un oggetto all'altro, e in effetti trasporto è proprio il significato etimologico del termine metafora. Per capire meglio cosa stiamo facendo, si spera, possiamo rappresentare graficamente una metafora. Abbiamo due cerchi. Il primo rappresenta tutte le caratteristiche del primo elemento, nel nostro caso la terra, mentre il secondo rappresenta quelle del secondo elemento, la barca. Nel fare la metafora, i due cerchi si sovrappongono parzialmente. Questo vuol dire che non c'è solo una caratteristica in comune fra i due oggetti, ce ne possono essere altre. Allora possiamo portare un po' più avanti la metafora. E infatti il dialogo da cui siamo partiti, quello tra Fontenelle e la Marchesa, continua in questo modo. Ma ecco una differenza. Al mio risveglio troverei le rive diverse e questo mi farebbe capire che il mio battello ha cambiato di posto. Ma per la terra non è lo stesso, perché ritrovo tutte le cose così come le avevamo lasciate. La Marchesa interviene e trova un difetto nella metafora. È l'incubo di ogni divulgatore, un pubblico che effettivamente capisce quello di cui si sta parlando e fa domande che lo mettono in difficoltà. Tuttavia il dialogo non serve ad approfondire il discorso, e infatti Fontenelle non si lascia prendere impreparato. Non è esatto, signora. Anche la riva celeste è mutata. Sapete che di là da tutti i cerchi dei pianeti stanno le stelle fisse. Ecco la nostra riva. Poi però c'è comunque la differenza che, secondo la teoria di Copernico, il cielo delle stelle veniva considerato una sfera di stelle fisse. Viene scoperta una caratteristica in più. Ecco a cosa serve una metafora. Serve a scoprire tutte le caratteristiche in comune tra i due oggetti scelti. E siccome una dei due che la conosciamo meglio anche l'altro. Tuttavia c'è un limite a quanto possiamo spingere una metafora. Se riprendiamo in mano il grafico di prima, vediamo che i due insiemi si sovrappongono solo in parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che non tutte le caratteristiche dei due oggetti possono essere messe in comune. Bisogna capire quali sono utili e quali no. Tornando al nostro esempio, quello della barca e della terra, poiché abbiamo detto che la terra è in qualche modo simile a una barca, allora possiamo dire che la terra si muove perché naviga su un fluido, spinta dal vento? E certamente no. La metafora quindi è uno strumento potente, ma ha un limite e bisogna esserne consapevoli per non portarla all'estremo. Ed è un errore in cui persino Fontenelle è incappato. La Luna, che è tanto lontana, la vediamo come un gran corpo luminoso e ignoriamo che è una pesante massa in tutto simile alla Terra. Al contrario, la Terra, che ha la disgrazia di essere vista troppo da vicino, non ci appare che come una gran massa atta soltanto a fornire pascolo agli animali e per non poterci mettere a conveniente distanza non ci accorgiamo che essa pure è luminosa. Nel secondo capitolo, cioè la seconda sera delle conversazioni, Fontenelle fa una seconda metafora, prova a paragonare la Terra alla Luna. Vedete che fino a un certo punto questa metafora funziona. Ci aiuta a vedere in maniera relativistica la nostra posizione nell'universo. Si tratta di una continuazione di una frase che aveva già detto Giordano Bruno. La Luna non sta più in cielo a noi, che noi stiamo in cielo alla Luna. In questo modo l'universo, senza più un vero e proprio centro, diventa infinito e non limitato come pensava Aristotele. Però Fontenelle porta anche questa metafora troppo avanti.
Quello che emerge da questa metafora è che l'unica cosa che distingue la Terra e la Luna è la distanza. E allora Fontenelle introduce una terza metafora. Supponiamo che fra Parigi e Saint-Denis non vi sia mai stata relazione alcuna. Saint-Denis è un comune di Parigi. E che un borghese di Parigi, il quale non sarà mai uscito dalla città, sia sulle torri di Notre Dame e veda di lontano Saint-Denis. Gli domanderanno a questa persona sopra la cima di Notre Dame se crede che Saint-Denis sia abitato ed egli risponderà francamente di no. Perché aggiungerà: io vedo bene gli abitanti di Parigi, ma quelli di Saint-Denis non li scorgo affatto e del resto non se n'è mai sentito parlare. Si potrebbe fargli osservare che in verità, stando sulle torri di Notre Dame, non è possibile scorgere gli abitanti di Saint-Denis per la troppa distanza, e che tutto quanto può essere visto di Saint-Denis somiglia molto a Parigi, che pure Saint-Denis ha campanili, case murarie e che potrebbero assomigliare a Parigi, anche nell'essere abitato. Ma tutto ciò non produrrà alcun effetto sul mio borghese, il quale si ostinerà sempre a sostenere che Saint-Denis non è abitato, perché egli non vi vede nessuno. Il nostro Saint-Denis è la Luna e ciascuno di noi è quel borghese di Parigi che non è mai uscito dalla sua città. Ecco che Fontenelle sbaglia. Non è detto che siccome questi due centri abitati sono distanti come la Terra e la Luna, allora sia la Terra sia la Luna sono due pianeti entrambi abitati. Fontenelle ha messo in relazione due caratteristiche che in realtà non c'entrano nulla. In altre parole, ha estremizzato la metafora. E può sembrare strano che in un'opera che vorrebbe essere di divulgazione scientifica si proponga questa idea bizzarra. Tuttavia, non dimentichiamo che dobbiamo considerare le conversazioni di Fontenelle all'interno del loro contesto storico, soprattutto in virtù del fatto che sono il primo esemplare di un'opera divulgativa, ancora legata quindi più che altro alla letteratura che alla scienza. E infatti il tema degli abitanti della Luna e dei viaggi sulla Luna non è certo una novità, dall'Orlando Furioso ancora prima all'Icaro Menippo di Luciano di Samosata. Fontenelle era davvero convinto però che la Luna fosse abitata. Ma come spiegava questa sua idea ai colleghi? Beh, in verità non lo faceva. Ecco cosa ci racconta in un capitolo, nell'ultimo capitolo delle conversazioni sulla pluralità dei mondi. Pensate, è un capitolo che Fontenelle ha aggiunto molto dopo la prima edizione del libro, quando aveva 80 anni, stava ancora correggendo un libro che aveva scritto quando ne aveva 27. Si sentiva di dare una conclusione più importante, ed ecco che cosa ha aggiunto. Da molto tempo non parlavamo di mondi con la marchesa e cominciavo a dimenticare di averne parlato qualche volta. Quindi vedete, l'ultimo capitolo delle conversazioni ha luogo molto dopo le precedenti conversazioni. Quando un giorno, recandomi a casa sua, mi capitò di entrare nello stesso momento che ne uscivano due uomini di spirito assai noti in società. «Avete visto?» disse ella ricevendomi, i visitatori usciti orora? «Confesso che m'hanno lasciato dubitosa che mi abbiate guastato il giudizio. Mi lusingherebbe di aver avuto tanta influenza su di voi, poiché non credo di poter tentare nulla di più difficile». «Tuttavia, credo che ci siate riuscito», rispose ella. «Non so come, la conversazione coi due ospiti si è aggirata sui mondi, e forse essi hanno maliziosamente avviato il discorso. Non mi son trattenuta dal dire senza indugio che tutti i pianeti sono abitati, al che uno di loro asserì di essere persuaso che io non lo credessi sul serio. Io con tutta la ingenuità possibile sostenni di crederlo, ed egli ha mostrato sempre di considerare le mie affermazioni come finzione di una persona che vuol divertirsi, e mi è parso appunto che la soverchia stima che mi portava lo rendesse tanto ostinato a non credere alla mia sincerità». Quindi vedete che la marchesa, dopo aver imparato le teorie di Copernico e anche così l'aggiunta di Fontenelle dei pianeti abitati, va a raccontarla nell'alta società da questi suoi due ospiti, e loro sono un po' imbarazzati, pensano che lei stia scherzando. È una teoria molto, molto assurda, quella
che i pianeti tra cui la Terra si muovano e non solo, che anche siano abitati. E incolpa anche Fontenelle, il suo amico, di averla istruita a questa teoria. Ma signora, le risposi, perché lo sostenete seriamente con persone con le quali, ne sono sicuro, non sarebbero mai capaci di un ragionamento alquanto serio? È così che si compromettono gli abitanti dei pianeti? Contentiamoci di essere una piccola schiera scelta a credere alla loro esistenza e non divulghiamo i nostri misteri fra il volgo. È un'idea di vita molto strana, quella di Fontenelle, un divulgatore che divulga le cose solamente a chi è convinto possa capirle. Come? Esclamò infatti. Chiamereste volgo le due persone uscite ora di qui? Essi hanno molto spirito, ma non ragionano mai. I ragionatori, che son gente dura, possono chiamarli volgo senza difficoltà, e d'altra parte quella gente se ne vendica, mettendo in ridicolo i ragionatori. E mi sembra che non sia una regola molto ben fondata quella che ogni specie disprezzi ciò che le manca. Tradire la verità, disse la marchesa, ma non avete coscienza. Vi confesso, risposi, di non sentire troppo zelo per verità di questa sorta e di sacrificarle volentieri alle minime opportunità sociali. È uno strano stile di vita quello di Fontenelle, divulgatore, che preferisce le opportunità sociali a quella che è la verità. Ricordiamo un attimo come siamo arrivati fino a qui. Siamo partiti col paragonare la Terra a una barca e infine a due paesi abitati. E ciò ha fatto pensare a Fontenelle che la Luna fosse abitata. Le metafore funzionano così. Esse portano a vedere il mondo in un modo diverso, spesso molto diverso dal modo che la maggior parte delle altre persone hanno. Ma se la metafora viene portata troppo avanti, essa può portare a una visione del mondo che poi si può rivelare errata. Ed è singolare che Fontenelle prenda in giro i due ospiti della marchesa quando in realtà è lui a essere in torto. Tuttavia ritengo interessante il suo atteggiamento, ossia, come dice, sacrificare la verità in nome del quieto vivere, della comodità della società. Lo abbiamo già visto nello scorso episodio. Fontenelle, a differenza di Cicerone, non è un divulgatore politicamente impegnato, per così dire. Ama di più la bella vita, la mondanità. È giusto farlo? Non è giusto? Non lo so, voglio solo mostrarvi questa possibilità. Questo atteggiamento di Bernard de Fontenelle è in realtà presente ancora oggi. L'ho ritrovato sempre nel libro di Bressanini, Pane e bugie, in cui si racconta un episodio molto interessante. Si tratta di un aneddoto biografico dell'autore in cui racconta di trovarsi in questa sagra alimentare e di interloquire, insomma, con un'agricoltrice che gestisce uno stand. Mi mostra tutta orgogliosa le sue patate viola, bellissime, sì, dalla polpa completamente violacea, cresciute rigorosamente in modo biologico, si affretta a spiegarmi. Belle, le rispondo sorridendo. Non voglio certo fare il guastafeste, instillandole il dubbio che potrebbero essere state modificate da scienziati in camice bianco al pari degli OGM tanto avversati dagli agricoltori biologici. Ecco, vedete lo scienziato che in nome del semplice quieto vivere evita di fare lo scienziato ovunque vada. Ed è questa comunque una condizione tipica dello scienziato e del divulgatore. Ritrovarsi a sapere più della maggior parte delle persone. Poi si può essere in torto, come era per lo più Fontenelle, ma in entrambi i casi il divulgatore non deve essere divulgatore sempre, ovunque vada. Bisogna allora mantenere una sorta di ottimismo per il quale le teorie scientifiche, anche quelle più difficili, si diffonderanno da sé. E parleremo di questo nel prossimo episodio. Vi ricordo infatti che questa è una serie di 8 episodi tratta dal mio libro,
lo spettacolo utile, la storia delle origini della divulgazione, disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook. Gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Nel libro ci sono molti contenuti che in questa serie non ho potuto mettere per motivi di tempo e di marketing. Quindi, se volete approfondire, acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi per non perdervelo. A presto! Ma che cosa succede? Ma che... Non è possibile. È bloccato il testo. Perché è così difficile? È un'opinione tenuta fra le altre cose dal linguista... Com'è che si chiamava? Dal linguista Sapir, Edward Sapir. Non so come si chiama. Anche Galileo d'altronde diceva che la natura è un libro...